Mezzanotte meno un quarto, ragazzi. Manca un quarto d'ora. No, mancano 89 secondi. ...89 secondi a mezzanotte. Manca così poco, seppur stranamente, alla fine dell'umanità, secondo quello che è il Doomsday Clock. Ma cosa è questo orologio e a che cosa serve? E cosa misura realmente? These nuts. Il Doomsday Clock è un orologio simbolico creato nel 1947 dal Bulletin of the Atomic Scientist. E qui sorge l'altra domanda: che cos'è? Facendo una mini digressione, il Bulletin of the Atomic Scientist è un'organizzazione no profit che si occupa di scienza e sicurezza globale, focalizzandosi sugli effetti negativi e dei rapidi avanzamenti tecnologici sull'umanità. Pubblica contenuti tramite un sito web ad accesso libero e una rivista accademica bimestrale non tecnica, quindi diciamo più di facile accesso. È fondato nel 1945 da Albert Einstein e gli scienziati del Manhattan Project, subito dopo le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. L'organizzazione è abbastanza nota perché appunto stiamo parlando fondamentalmente di quelli del film di Oppenheimer. Il motivo principale però è proprio questo Doomsday Clock, che viene aggiornato ogni gennaio ed è il fulcro dell'organizzazione. Questo orologio simbolico quindi indica la fine del mondo. Dal 1947 rappresenta quanto si avvicina l'umanità ad una catastrofe globale, quindi un punto di non ritorno, un disastro nucleare, un collasso climatico o un altro evento esistenziale che potrebbe farci scomparire come lo schiocco di Thanos, in sintesi. Dalla sua nascita nel 1947 è stato aggiornato riflettendo le tensioni geopolitiche e le nuove minacce globali che sono arrivate, quindi all'inizio principalmente per il nucleare durante la guerra fredda, ma poi col passare del tempo ha aggiunto progressivamente il cambiamento climatico, le tecnologie emergenti, le cyber warfare e le tensioni politiche internazionali. Ogni variazione è segnata e un chiaro messaggio. Bisogna stare attenti e reagire, perché appunto dobbiamo cercare di evitare giustamente la nostra fine. Perché 89 secondi e quali sono i rischi? Principalmente per 3 fattori. 1. Tensioni geopolitiche e nucleari. Il rischio dell'escalation nucleare è abbastanza forte viste le diverse guerre ed è una delle più rischiose. Quindi dopo tutto una bomba atomica non è di poco conto, figuriamoci se ci sono diversi paesi ad averla. 2. Crisi climatica. Che tu ci creda o no, ormai è innegabile. L'inazione politica, l'incremento di eventi meteorologici estremi, più di 60 nel 2020 per esempio, e la perdita della biodiversità sono segnali forti che ci invitano a stare attenti anche qua, perché stiamo effettivamente oltrepassando la linea, se non l'abbiamo già fatto. Tecnologie disruptive e cyber warfare. L'intelligenza artificiale, il progresso sempre più veloce nella tecnologia, armi autonome, ha fatto sì che ci fossero nuovi spiragli e nuove vulnerabilità, e quindi che possono destabilizzare il mondo, anch'esso da non sottovalutare, nonostante sia forse il meno importante tra i 3. Quindi tutto questo insieme alla disinformazione fa sì che effettivamente un silenzio internazionale hanno portato l'orologio quasi al nostro ultimo minuto sulla Terra. Io non sono molto positivo al riguardo, perché si può dire che i governi e le organizzazioni internazionali, insieme alle grandi industrie, contribuiscono per la maggior parte, tra il 70 e l'80%, alle emissioni globali e dei processi che portano al cambiamento climatico, ma questo è un altro argomento per un altro video. Perciò cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Per esempio informarsi e sensibilizzarsi. L'informazione secondo me è fondamentale ed è importantissima, ed è uno dei motivi principali secondo me per la quale TikTok in America è stato bannato, nonostante per un breve tempo. Conoscere le minacce e l'educazione può spingere quelli che sono i leader o comunque le istituzioni ad avere qualcosa da fare ed essere un po' più responsabili sotto questo punto di vista. Partecipare al dibattito politico diventa fondamentale, quindi non solo firmare le petizioni, ma anche partecipare alle manifestazioni ed eventualmente sostenere delle iniziative che sono concrete. Diverse ONG ed esperti lavorano per monitorare e contrastare queste minacce o situazioni diverse, mentre io starei alla larga da diversi grandi gruppi, non faccio i nomi. Consiglio di usare Charity Navigator in questo caso per avere un'idea del come
funziona, come gestiscono i fondi e quali sono i loro progetti, proprio per capire come si comportano le ONG. Non a caso sono i governi e i leader politici insieme alle istituzioni che devono prendere le decisioni critiche, diciamo. E tuttavia anche noi nel nostro ruolo dobbiamo continuare a pressare per rimanere trasparenti e prendere effettivamente azione. Quindi il Doomsday Clock non è solo un simbolo, ma è un state attenti che manca poco, e ci indica che effettivamente uno dei modi più efficienti per allungare il nostro tempo è iscriversi al canale e mettere like. Io ti chiedo un commento su questo pensiero, sul tuo pensiero, e da ora quando ti chiederanno che ore sono gli puoi dire 89 secondi. 5, 4. Oppure l'ora di ieri a quest'ora, come fu tu.